Ulisse e i suoi compagni approdarono nella terra dei Ciconi, dove la vittoria divenne presto rovina. Accecati dall'avidità, saccheggiarono la città e rimasero troppo a lungo. I Ciconi si radunarono in armi e la spiaggia si trasformò in un campo di morte. Molti caddero e Ulisse dovette fuggire tra le onde, portando con sé solo il rimorso. Spinti dai venti, giunsero poi nel paese dei Lotofagi, dove il fiore del loto cancellava ogni memoria. Chi lo assaggiava dimenticava Itaca, il mare, perfino il proprio nome. Ulisse, con forza e dolore, trascinò via i suoi uomini, legandoli alle panche delle navi perché non restassero prigionieri dell'oblio. Ma il destino li spinse oltre, verso l'isola del mostruoso Polifemo, figlio di Poseidone. Cercarono ospitalità e trovarono terrore. Chi osa entrare nel rifugio di Polifemo? Siamo greci tornati da Troia. Erranti per il mare, supplichiamo ospitalità. Il ciclope divorò i compagni di Ulisse, uno dopo l'altro, mentre le urla rimbombavano nella caverna. Solo con l'inganno e l'intelligenza, Ulisse riuscì a sfuggire, accecando il gigante e fuggendo di nascosto sotto il ventre delle pecore. Che giunga tardi, solo su nave straniera, dopo aver perso tutti i suoi compagni. Da quel momento, il dio dei flutti giurò che il ritorno di Ulisse non avrebbe avuto pace. E ora il viaggio continua. La leggenda si compie ora. Iscriviti subito. Ulisse ha già salpato e chi resta indietro perde la sua storia. E se non hai visto le puntate precedenti, recuperale adesso, perché l'epopea più spettacolare mai raccontata non aspetta nessuno. Dopo gli orrori della spelonca del Ciclope, attendevo solo nuove sciagure. Ma il destino, che mai dimentica, mi concesse allora una tregua inattesa. Prima dei Lestrigoni, giunsi all'isola di Eolo, signore dei venti. Mi accolse nel suo palazzo splendente, con 12 figli, un banchetto eterno
e per un mese fui ospite tra canti e racconti di Troia. È vero che il cavallo era così grande da toccare il cielo. Ah, Troia, quanti anni d'assedio e quante notti senza E il re Priamo, l'hai visto con i tuoi occhi? Ma alla fine fummo noi, i greci, a spezzare la città immortale. Quando chiesi di tornare a Itaca, mi donò un otre di pelle bovina che racchiudeva tutti i venti, tranne Zefiro, che avrebbe sospinto la mia nave verso casa. 10 giorni vegliai al timone e quando il sonno vinse i miei occhi, successe ciò che non avrebbe dovuto mai accadere. Da Itaca avete tradito tutti! Non era oro, era la nostra salvezza! Ora il mare ci inghiottirà per la vostra follia! I venti infuriati mi strapparono via, riportandomi all'isola d'Eolo. Con il cuore colmo di vergogna, salii al suo palazzo e gli narrai l'inganno dei miei compagni. Chiesi ancora il suo aiuto, ma il Signore dei Venti non ebbe pietà. Ti avevo dato ogni via per tornare in patria, eppure gli dei hanno deciso altrimenti. Non ti aiuterò di nuovo. Certo è che sei odiato dall'Olimpo e chi gli dei odiano io non posso proteggere. E fu allora che approdasti all'isola dei Lestrigoni. Sì, giungemmo a un'isola sconosciuta e davanti a noi si apriva un porto singolare. Le acque parevano tranquille e le rive custodite da alte vette, ma il mio cuore non trovava pace. Un sesto senso mi avvertiva che troppa quiete cela inganno. Tenete gli occhi aperti! Eppure le navi, una dopo l'altra, entrarono in quella conca fatale, addentrandosi sempre più, come prede che da sole cercano la rete. Un varco stretto tra le rocce, che conduceva a un vasto bacino nascosto nel cuore della terra. Non era un porto amico. Qualcosa mi diceva che ci trovavamo in una trappola e che il destino ci avrebbe colpito ancora. Per conoscere chi abitasse quell'isola, scelsi 2 compagni e un araldo e li mandai avanti sul sentiero che conduceva alla città. Io restai presso le navi, con l'animo agitato. Più osservavo quelle rupi altissime, più il mio cuore si faceva cupo.
Qualcosa ci osserva. Benvenuti. Il vostro viaggio finisce qui, dentro le mie viscere. Tentarono di fuggire. Appena un solo superstite tornò a noi col volto stravolto. Allora compresi che i miei sospetti erano fondati. Non eravamo ospiti, ma preda. Tutti i miei compagni furono massacrati, navi e uomini travolti da macigni e onde. Io solo, con la mia nave e pochi superstiti, riuscii a fuggire dall'inferno di pietra. Il mare ci accolse ancora una volta e a lungo remammo in silenzio, senza più voce né speranza. Ma gli dei avevano ancora prove da darmi. Spinti dal destino, approdammo all'isola di Eea, dove regnava Circe, la dea dal canto soave e dagli incanti oscuri. E lì, tra inganno e seduzione, il mio cammino fu messo ancora alla prova. Vinti dal sonno e dalla fame, ci stendemmo sulla sabbia umida, come ombre senza respiro. Dormimmo 2 giorni interi, dimentichi del mare e del dolore. Ma al risveglio
La quiete era innaturale, né canto d'uccello, né voce di vento, solo la nebbia, densa e viva, che si muoveva come un respiro. Allora mandai avanti uomini fidati, a cercare se in quella terra vi fosse salvezza o rovina. E mentre si inoltravano tra gli alberi, una luce dorata cominciò a filtrare nella foschia. Non era luce d'uomo, era come un richiamo, dolce e terribile. Fu Euriloco a guidare i miei uomini tra gli alberi, verso la luce che filtrava nella nebbia. Disse che in fondo alla valle avevano scorto una casa di pietra e che una voce di donna cantava, dolce e lontana, come un sogno che chiama. Siete giunti da lontano. La vostra fame deve essere grande. Sedete, guerrieri. Qui non vi mancherà né pane né vino. Vedete? Nessun veleno, solo dolcezza. Bevete e la stanchezza svanirà come la nebbia al mattino. Parole dolci, un sorriso che prometteva riposo. E loro, stanchi, affamati, bevvero. Non sapevano che in quel vino si nascondeva la loro fine. Così sia. Il vino ha sciolto le vostre maschere e ora siete ciò che siete sempre stati. Bestie assetate, schiave del vostro istinto.